Buonasera a tutti e benvenuti a BravoCast Italiano. Sono Stefano. E io sono Angela. Buonasera. Oggi parliamo di un argomento che secondo me è molto interessante: andare al cinema. Tu, Angela, vai spesso al cinema? Ma devo essere sincera, ultimamente vado molto meno rispetto a prima. Forse una volta al mese, massimo 2. E tu? Anch'io come te. Prima andavo almeno una volta a settimana, ma adesso è diverso. Sai, con tutte le piattaforme streaming che abbiamo, è diventato così comodo guardare i film a casa. È vero, Netflix, Prime Video, Disney Plus, ce ne sono tantissime. Però devo dire che l'esperienza del cinema è completamente diversa. Assolutamente d'accordo, non c'è paragone. Quando sei al cinema, lo schermo è enorme, il suono è incredibile e sei completamente immerso nel film. Esatto. E poi al cinema non hai distrazioni. A casa, invece, magari controlli il telefono, metti in pausa il film per andare in cucina, oppure qualcuno ti interrompe. Sì, questo è vero. A casa mia è impossibile guardare un film senza interruzioni. Mia moglie mi chiama sempre per qualcosa, oppure suona il campanello. Capisco perfettamente. E dimmi, secondo te, qual è il tipo di film che vale davvero la pena vedere al cinema? Beh, sicuramente i film d'azione e i film di fantascienza. Pensa a film come Avengers o Dune. Su uno schermo enorme con gli effetti speciali è tutta un'altra cosa. Sono completamente d'accordo. Io aggiungo anche i film horror. Al cinema, con il buio e il suono potente, fanno molto più paura. Oh sì, hai ragione. Io però non guardo mai film horror al cinema perché mi spaventano troppo. Ma dai, non fare il fifone. Comunque, una cosa che non mi piace molto del cinema sono i prezzi. Un biglietto costa sempre di più. È vero, i prezzi sono davvero alti. Nella mia città un biglietto costa 12 euro. E se vuoi vedere il film in 3D costa anche di più. 12 euro, da me costa addirittura 13 euro. E poi se compri popcorn e una bibita spendi altri 10 euro facilmente. Esatto, alla fine per una serata al cinema spendi 25 o 30 euro. Non è poco. No, davvero. Però sai cosa faccio io? Vado al cinema il mercoledì, perché molti cinema hanno prezzi scontati quel giorno. Ottima idea. Anche da me il martedì e il mercoledì i biglietti costano meno, tipo 8 euro invece di 12. Vedi, bisogna essere furbi. E voi che ci ascoltate quando andate al cinema, approfittate dei giorni scontati? Scrivetelo nei commenti. Sì, siamo curiosi di sapere. Comunque, un'altra cosa che mi piace del cinema è l'atmosfera. Guardare un film insieme a tante altre persone crea un'energia speciale. Sono d'accordo. Quando tutti ridono insieme durante una scena comica o quando c'è tensione durante una scena drammatica, si sente questa energia collettiva. Proprio così. Io ricordo quando sono andato a vedere Avengers Endgame. La sala era piena e quando è successo quel momento importante verso la fine, tutti hanno applaudito. È stato emozionante. Che bello, questi momenti non li vivi a casa sul divano. Però c'è anche il lato negativo, le persone maleducate. Ah sì, questo è un problema serio. C'è sempre qualcuno che parla durante il film oppure che usa il telefono con la luminosità al massimo. Esatto, a me dà fastidio soprattutto quando le persone mangiano in modo rumoroso. Capisco che i popcorn fanno rumore, ma alcune persone esagerano. E che dire di quelli che arrivano in ritardo e poi devono passare davanti a tutti per trovare il loro posto? Oh, quello mi fa impazzire, soprattutto quando il film è già iniziato e devi alzarti per farli passare. Infatti, e poi ci sono i bambini che corrono o piangono. Anche se capisco che sono bambini, a volte è difficile concentrarsi sul film. Sì, per questo alcuni cinema hanno creato le sale Adults Only, solo per adulti. Secondo me è una buona idea. Sono d'accordo. Oppure potrebbero fare proiezioni specifiche per famiglie, così chi vuole vedere il film in tranquillità può scegliere un altro orario. Esattamente.
E tu, Stefano, hai un cinema preferito nella tua città? Sì, c'è un cinema vicino al centro che mi piace molto. È un po' vecchio ma ha dei posti molto comodi e lo schermo è grande. E tu? Io preferisco il multisala nuovo che hanno aperto 2 anni fa. Ha tutto, posti reclinabili, sale IMAX e anche un bar dove puoi comprare cibo vero, non solo popcorn. Posti reclinabili? Wow, da noi non ci sono ancora. Sono comodi. Comodissimi, puoi regolare l'inclinazione e mettere i piedi su un poggiapiedi. È quasi come stare sul divano di casa, ma con uno schermo gigante. Devo assolutamente provare. Anche se con posti così comodi c'è il rischio di addormentarsi durante il film. È vero, mi è capitato una volta. Ero molto stanca e mi sono addormentata durante un film noioso. Che imbarazzo quando mi sono svegliata. Ah, capita. Comunque, parliamo un po' dei film italiani. Tu vai a vedere film italiani al cinema? Sì, cerco di andare a vedere almeno qualche film italiano all'anno. Penso sia importante sostenere il cinema italiano. Sono d'accordo. Negli ultimi anni ci sono stati alcuni film italiani molto belli. Hai visto qualche film italiano recentemente? Sì, qualche mese fa ho visto una commedia italiana molto divertente. Non ricordo il titolo esatto, ma parlava di una famiglia che va in vacanza e succedono tante cose assurde. Ah, forse conosco quel film. Le commedie italiane sono sempre divertenti. A me piacciono anche i film drammatici italiani. Sono spesso molto profondi e toccanti. Vero. E voi che ci ascoltate, preferite i film italiani o i film stranieri? Fatecelo sapere. Sì, scrivetelo nei commenti. Adesso voglio fare una domanda. Meglio il cinema tradizionale o il cinema 3D? Domanda interessante. Io preferisco il cinema tradizionale. Il 3D mi dà un po' fastidio agli occhi dopo un po'. Capisco, anche a me gli occhiali 3 dimensioni danno fastidio. E poi alcuni film in 3 dimensioni sembrano fatti solo per mostrare effetti speciali, non per raccontare una buona storia. Esatto! Il 3D dovrebbe migliorare l'esperienza, non distrarti dalla storia. Però devo ammettere che alcuni film d'animazione in 3D sono molto belli. Sì, i film d'animazione funzionano bene in 3D. E che ne pensi del cinema IMAX? Ah, quello mi piace! Lo schermo enorme e il suono coinvolgente creano un'esperienza incredibile. Vale la pena spendere qualche euro in più. Sono d'accordo, ho visto Interstellar in IMAX e sono rimasto senza parole. Le scene nello spazio erano spettacolari. Interstellar è un capolavoro. Comunque, cambiamo argomento. Secondo te il cinema sopravviverà nell'era dello streaming? Domanda difficile. Penso di sì, ma probabilmente cambierà. Il cinema dovrà offrire qualcosa che non puoi avere a casa. Infatti, secondo me il cinema sopravviverà, ma ci saranno meno cinema e dovranno offrire un'esperienza premium. Esattamente, posti più comodi, migliore qualità audio e video, servizi esclusivi, altrimenti la gente preferirà restare a casa. E poi c'è anche la questione delle finestre di distribuzione. Una volta i film restavano al cinema per mesi prima di uscire in DVD. Adesso, dopo poche settimane, sono già su Netflix. Vero? Alcune persone pensano: perché spendere 20 euro al cinema quando posso aspettare un mese e guardarlo a casa gratis? Capisco il ragionamento, ma l'esperienza non è la stessa. È come dire, perché andare a un concerto quando posso ascoltare la musica su Spotify? Perfetto paragone. L'esperienza dal vivo ha un valore che non può essere replicato a casa. Esattamente. E poi andare al cinema è anche un'attività sociale. Esci di casa, magari ceni fuori prima o dopo il film, passi del tempo con amici o famiglia. Sì, questo è importante. Io e mia moglie andiamo al cinema come appuntamento romantico. Ceniamo in un ristorante e poi andiamo a vedere un film. Che carino! Anche io quando esco con il mio fidanzato spesso andiamo al cinema. È un classico intramontabile. E dimmi, preferisci sederti davanti, al centro o dietro nella sala?
Io preferisco sederti al centro, né troppo avanti né troppo dietro. Da lì la visuale è perfetta e non devi alzare la testa troppo. Anch'io, le file centrali sono le migliori. Davanti ti fa male il collo e troppo dietro lo schermo sembra più piccolo. Esatto. E cerco sempre di sedermi al centro della fila, non ai lati, così sono perfettamente di fronte allo schermo. Vedo che ci pensi molto. Io invece prenoto sempre online, così posso scegliere esattamente il posto che voglio. Brava idea! Ormai quasi tutti i cinema permettono di prenotare online. È molto comodo, così eviti anche le file alla biglietteria. Sì, e puoi vedere quali posti sono già occupati e scegliere i migliori disponibili. Voi che ci ascoltate, dove vi piace sedervi al cinema? Scrivetelo nei commenti, siamo curiosi. Sì, e ora parliamo del cibo al cinema. Tu compri sempre popcorn e bibite? Non sempre. Se vado al cinema dopo cena, spesso non compro niente, ma se vado nel pomeriggio, sì, mi piace prendere qualcosa. I popcorn sono un classico, anche se sono carissimi. Una busta grande costa tipo 6 o 7 euro. È vero, i prezzi sono assurdi. Però devo ammettere che i popcorn al cinema sono più buoni di quelli che faccio a casa. Sì, hanno quel sapore speciale. Io preferisco i popcorn salati, e tu? Io invece li preferisco dolci. Anzi, mi piace quando mescolano dolci e salati insieme. Davvero? Non ho mai provato. La prossima volta devo assaggiare. Dovresti, è una combinazione strana ma buona. E oltre ai popcorn, cosa prendi di solito? Di solito prendo una Coca-Cola grande, ma anche quella costa tanto, tipo 5 euro. Lo so. Infatti a volte porto una bottiglietta d'acqua nella borsa. Non si può, ma lo faccio lo stesso. Ah, furba, anche se alcuni cinema controllano le borse proprio per questo motivo. Vero, ma di solito non sono così severi. Comunque, se i prezzi fossero più ragionevoli, non ci sarebbe bisogno di portare cibo da casa. Hai ragione, i cinema guadagnano tantissimo dal cibo, forse anche più che dai biglietti. Probabilmente sì. Ho letto che la maggior parte dei profitti viene proprio dalla vendita di popcorn e bibite. Non mi sorprende, e sai cosa mi dà fastidio? Quando compri il combo pensando di risparmiare, ma in realtà il risparmio è minimo. Ah sì, ti fanno credere che risparmi 3 euro, ma alla fine spendi comunque 15 euro per popcorn e bibita. Esattamente, ma torniamo al film. Secondo te è meglio vedere un film senza sapere nulla della trama, oppure guardare il trailer prima? Io preferisco guardare il trailer, così ho un'idea generale. Non mi piace andare al cinema completamente al buio. Io invece a volte preferisco non sapere nulla. Alcune volte i trailer rivelano troppo della trama. Questo è vero. Ci sono trailer che mostrano le scene migliori del film e poi quando lo vedi sei deluso. Esatto. Oppure rivelano il colpo di scena principale. È molto frustrante. Sì, i registi dovrebbero controllare meglio i trailer. Ma dimmi, leggi le recensioni prima di andare a vedere un film? Sì, sempre. Guardo i voti su siti come IMDb o Rotten Tomatoes. Se un film ha un voto molto basso, evito di andarlo a vedere. Anch'io faccio così, anche se a volte mi è capitato di vedere film con voti bassi che mi sono piaciuti molto. Vero, le recensioni sono soggettive. Un film che piace a me potrebbe non piacere a te e viceversa. Esattamente, però almeno ti danno un'indicazione generale. Se un film ha un voto di 3 su 10, probabilmente c'è un motivo. Sì, difficilmente un film così male recensito è un capolavoro incompreso. E tu guardi solo i voti o leggi anche le recensioni scritte? A volte leggo le recensioni, ma cerco di evitare gli spoiler. Leggo solo le prime righe per avere un'impressione generale. Buona strategia. Io invece leggo tutto, anche se rischio spoiler, perché voglio sapere esattamente cosa aspettarmi. Capisco. Ognuno ha il suo modo di scegliere i film. E voi che ci ascoltate, come scegliete i film da vedere? Scrivetelo nei commenti. Sì, fateci sapere. Comunque, parliamo dei generi cinematografici. Qual è il tuo genere preferito?
Difficile scegliere. Mi piacciono le commedie romantiche, ma anche i thriller psicologici. E tu? A me piacciono i film d'azione e i film di supereroi, anche se ultimamente ce ne sono troppi. È vero, ogni mese esce un nuovo film Marvel o DC. Comincio a essere un po' stanca. Anch'io. Sono divertenti, ma dopo un po' diventano tutti simili. Stesso schema, eroe in difficoltà, cattivo potente, battaglia finale. Esattamente, però devo ammettere che alcuni sono molto ben fatti. Black Panther, per esempio, mi è piaciuto molto. Sì, quel film era diverso dagli altri, aveva una storia interessante e personaggi ben sviluppati. E poi il cast era fantastico. Comunque, cambiamo genere. Ti piacciono i film horror? No, come ti ho detto prima, mi spaventano troppo. Preferisco evitarli. E tu? A me piacciono, ma solo quelli psicologici, non quelli con troppo sangue e violenza. Capisco, io non riesco proprio a guardare scene spaventose, mi agito troppo. Ma dai, sei un fifone. Comunque, i film horror al cinema fanno davvero paura. L'atmosfera buia e il suono forte li rendono ancora più terrificanti. Appunto, per questo non ci vado. Preferisco dormire tranquillo la notte. Ah, va bene. E i film drammatici ti piacciono? Sì, quelli sì. Mi piacciono i drammi storici come Schindler's List o Il pianista. Oh, quelli sono capolavori. Anche a me piacciono i drammi, ma preferisco quelli più leggeri, non troppo pesanti. Capisco, alcuni film drammatici sono molto intensi e ti lasciano triste per giorni. Vero, io preferisco uscire dal cinema con emozioni positive, non depresse. Questo è comprensibile, però a volte un film triste può essere molto profondo e farti riflettere. Sì, hai ragione. L'importante è scegliere il momento giusto. Se sei già triste, forse è meglio evitare un dramma pesante. Esatto, meglio scegliere una commedia o un film leggero. Parliamo delle commedie. Quali commedie ti fanno ridere di più? Mi piacciono le commedie intelligenti, quelle che usano battute brillanti e situazioni assurde. Non mi piacciono le commedie volgari. Sono d'accordo. Le commedie migliori sono quelle che ti fanno ridere senza essere volgari o offensive. Esattamente. E tu quale commedia ricordi di aver visto al cinema che ti ha fatto ridere tanto? Lasciami pensare. Qualche anno fa ho visto una commedia francese che era davvero divertente. Parlava di un gruppo di amici che organizzavano una cena particolare. Ah, forse conosco quel film. Le commedie francesi sono spesso molto buone. Sì, i francesi sono bravi con le commedie. Hanno uno stile particolare, più sottile rispetto alle commedie americane. Vero, le commedie americane a volte esagerano con le gag fisiche e le battute ovvie. Infatti. Comunque, stiamo arrivando alla fine del nostro podcast. Facciamo un ultimo riassunto. Secondo te, vale ancora la pena andare al cinema oggi? Assolutamente sì. Nonostante i prezzi alti e la comodità dello streaming, il cinema offre un'esperienza unica che non può essere replicata a casa. Sono completamente d'accordo. Il cinema è molto più di guardare un film. È un'esperienza sociale, un modo per staccare dalla routine quotidiana. Esatto. E poi ci sono film che meritano davvero di essere visti su uno schermo grande, con un audio perfetto. Vero. Quindi il mio consiglio è: andate al cinema almeno una volta al mese. Scegliete un film che vi interessa, magari approfittate dei giorni scontati e godetevi l'esperienza. Ottimo consiglio. E ricordate, spegnete i telefoni, non parlate durante il film e rispettate gli altri spettatori. Sì, per favore, il cinema è un'esperienza collettiva e la buona educazione è fondamentale. Bene, è arrivato il momento di salutarvi. Grazie per aver ascoltato questo episodio di BravoCast Italiano. Sì, grazie mille. Ricordatevi di scrivere nei commenti. Andate spesso al cinema? Qual è l'ultimo film che avete visto? E quale genere preferite? Aspettiamo i vostri commenti con curiosità e non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Sì,
e condividete questo podcast con i vostri amici che stanno imparando l'italiano. Più siamo, meglio è. Perfetto, allora noi ci salutiamo. Buonasera a tutti e alla prossima. Buonasera e buon cinema a tutti. Ciao ciao!